I bambini parlano subito. Non pensano a lungo, sperimentano. Immagina di usare l'italiano con la stessa facilità. Oggi ti mostro come fare. Per capirlo dobbiamo prima vedere perché i bambini imparano così in fretta. I bambini non pensano agli errori. Non si chiedono se una frase è corretta o se qualcuno li giudicirca. Parlano semplicemente perché vogliono parlare. Imparano nel momento, non nella testa. Se sentono una parola la usano subito nella situazione, senza analizzarla. Ripetono in automatico, senza che qualcuno dica di esercitarsi. E la cosa più importante: parlano prima di sentirsi pronti. Non aspettano la perfezione, non attendono la frase perfetta, semplicemente iniziano. Proprio questo rende il loro progresso così veloce. Forse già capisci perché a volte ti sembra difficile. Tu fai in modo diverso. Pensi prima, pianifichi, controlli. I bambini non lo fanno. Per questo il loro percorso appare così facile. Qui inizia la grande differenza fra noi adulti. Mentre i bambini parlano, noi facciamo qualcosa che ci blocca. Controlliamo troppo. Prima di dire una parola parte nella testa una lunga lista di controllo. È l'articolo giusto? È la grammatica corretta? Suona abbastanza bene la frase. E mentre verifichiamo tutto, la voce si abbassa, il coraggio cala e la frase si bloccirca. Vogliamo frasi perfette. Vogliamo mostrare che sappiamo l'italiano e proprio questo desiderio rende difficile parlare. Perfezione richiede tempo, ma la lingua vive nel momento. E quel momento non aspetta che abbiamo finito di pianificare. Molti adulti inoltre temono di suonare strani. Paura che qualcuno rida. Paura che qualcuno perda la pazienza. Paura di commettere un errore. E questa paura crea pressione. Pressione nella testa, nel corpo, nella voce. I bambini non conoscono questa pressione, quindi apprendono più veloce. Noi adulti pianifichiamo troppo. Pensiamo prima e parliamo dopo. Ma la lingua funziona al contrario. Parliamo prima e mentre parliamo il cervello trova le parole. Se provi a costruire tutto prima nella mente, blocchi il processo naturale. Forse ora pensi, sì, lo faccio proprio. Molti lo fanno, è normale, è umano, ma non ti aiuta. Il primo passo per imparare come un bambino è vedere che il tuo metodo è troppo complicato. Da qui nasce motivazione. Se capisci cosa ti blocca, puoi iniziare a cambiarlo. Puoi parlare più leggero, più coraggioso, più naturale. E non serve saperne di più, serve solo controllare di meno. Qui inizia il nuovo percorso. Quando parliamo di come i bambini imparano le lingue, non vogliamo essere infantili, vogliamo tornare a un apprendimento naturale. I bambini possiedono 3 abilità che gli adulti hanno perso: semplicità, coraggio e ripetizione. I bambini scelgono sempre la via più semplice, non dicono frasi lunghe e complicate, usano poche parole ma spesso. Parlano in piccoli pezzi che il cervello capisce subito. Questa semplicità rende l'apprendimento facile perché non devono riflettere prima. Gli adulti invece tentano spesso di sembrare perfetti e intelligenti. Ma proprio questo rende le frasi pesanti e il parlare lento. Se impari come un bambino, ti permetti di nuovo parole semplici e frasi semplici. E improvvisamente tutto sembra più naturale. Il secondo punto è il coraggio. I bambini hanno coraggio di parlare, anche con errori. Provano, testano parole, giocano con la lingua. Per loro gli errori non sono un problema, ma parte del gioco. Gli adulti invece vedono l'errore come qualcosa di negativo. Pensano che l'errore mostri debolezza. In realtà l'errore mostra solo una cosa: stai imparando. I bambini crescono grazie al coraggio, non alla perfezione. Se ritrovi quel coraggio, parlerai più veloce di quanto pensi. Poi arriva la ripetizione.
I bambini ripetono parole e frasi sempre, senza accorgersene. Sentono una parola e la ripetono. La sentono di nuovo e la ripetono di nuovo. Questa ripetizione fa sì che il cervello fissi profondamente la lingua. Gli adulti ripetono troppo poco e vogliono troppo in fretta. Ma se ti concedi di dire frasi piccole più volte, il tuo italiano diventa molto più fluido. Semplicità, coraggio e ripetizione non sono un metodo infantile. Sono il modo più naturale che abbiamo. Se integri queste 3 cose nel tuo studio, noterai che l'italiano diventa subito più leggero. Ricordo una piccola scena che ancora oggi mi mostra quanto naturalmente un bambino apprende una lingua. Ero in giro e ho visto un bambino che stava provando una parola nuova. Ha detto la parola, l'ha ripetuta, l'ha cambiata e l'ha detta di nuovo. Le frasi erano corte, a volte sbagliate, a volte incomplete, ma il bambino continuava a parlare. Non aveva paura, né pressione, né il pensiero che qualcuno sentisse l'errore. Gli adulti intorno non hanno reagito con severità. Nessuno l'ha interrotto o corretto. Hanno solo ascoltato, sorriso e risposto normalmente. Proprio così il bambino ha imparato. Ha usato la parola più volte, senza vergognarsi. Ha giocato, testato e ripetuto ancora. Ad ogni tentativo diventava un po' più sicuro. Questo mi ha mostrato come i bambini imparano davvero. Non con lunghe spiegazioni. Non con correzioni, non con la perfezione, ma con l'azione, con piccoli passi, con ripetizione. Un bambino usa una parola nuova 10 volte in pochi minuti e proprio per questo la ricorda. Gli adulti spesso si aspettano che una parola resti già dopo la prima volta. Ma la lingua non funziona così. I bambini si danno tempo. Permettono l'errore. Vedono l'errore non come problema, ma come parte del processo. Questa piccola scena mi ha mostrato quanta forza c'è in questo apprendimento naturale. I bambini vivono la lingua, sentono la lingua, giocano con la lingua. Se riprendiamo anche solo un poco di questo, il nostro italiano diventa più leggero, rilassato e vivo. E anche noi adulti possiamo usare questo percorso naturale. Non devi parlare in modo infantile, ma puoi imparare come un bambino, con frasi corte che escono facili. Quando vedi qualcosa, di la parola ad alta voce, proprio nel momento in cui è davanti a te. Così il cervello impara più rapido, perché la parola è legata alla situazione. Permettiti errori, come fanno i bambini. Una parola sbagliata non significa che sei scarso, ma che sei nel processo. Se senti qualcuno dire qualcosa, ripetilo piano, senza pensare se suona perfetto. Non devi analizzare la lingua, devi sentirla. Le parole che usi restano, le parole che giri solo in testa spariscono. Se porti di nuovo la lingua nella giornata, in piccoli momenti reali, diventa più viva e leggera. Alla fine voglio darti un piccolo compito da provare oggi stesso. Nulla di grande, nulla di difficile, solo 3 passi che ti avvicinano subito a un italiano naturale. Di oggi 3 frasi semplici, senza pensarci prima. Quali? Non importa. Prendi semplicemente quello che ti passa per la mente. Descrivi qualcosa che vedi, forse la colazione, la tua stanza o qualcosa che noti per strada. E usa una parola nuova in una situazione reale, anche se la frase non è perfetta. Questi piccoli momenti fanno una grande differenza. Ogni piccola azione ti spinge avanti, passo dopo passo, in modo naturale. Così sei già un passo avanti nel parlare italiano in modo più naturale e rilassato. Ricorda che proprio questi piccoli momenti fanno la differenza. Non le lunghe ore di studio, non le frasi perfette, ma i piccoli tentativi che fai ogni giorno. Così impari come un bambino, leggero, coraggioso
e senza paura degli errori. Ora tocca a te. Scrivimi nei commenti quale frase semplice vuoi provare oggi. O quale parola userai in una situazione vera. Non vedo l'ora di leggere le tue risposte e di accompagnarti nel tuo percorso. Ogni piccola azione conta e tu ce la fai.